Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Un po' che non facevamo un comprato e consigliato, allora ho fatto una cosa diversa. Ho comprato per consigliare. Questo perché? Perché sta per arrivare il Prime Day, avevo dei vecchi buoni in scadenza da utilizzare e in più dovevo fare degli acquisti mirati che mi servivano. Ho fatto che comprare una carrellata di sostanzialmente power bank. Poi ho preso anche un paio di caricatori giusto per farveli vedere, parlando di un marchio che si chiama Anker. Sicuramente lo conoscete, è un marchio che già vi avevo presentato in qualche altro video, perché sono prodotti che ho sempre utilizzato, apprezzato per il funzionamento, perché no, per l'estetica, il costo che è sempre stato giusto. Si riescono sempre a comprare dei prodotti che funzionano bene e non costano troppo. Anker è stato, diciamo, un pioniere in questa categoria di prodotti per la ricarica. Ultimamente ho notato che è andato avanti, perché non si è fermato solo a realizzare il caricatore o il power bank, ma hanno cercato di star sempre all'avanguardia, portare prodotti nuovi, nuove tecnologie, particolarità, eccetera eccetera, e oggi vedrete un paio di chicche niente male nel video. Adesso vi sparo una carrellata di tutto quello che ho preso e poi a fine video parliamo di prezzi. Guardate quelli che mostrerò man mano che provo ogni singolo prodotto, ma a fine video vi spiego due cosette. Prima di andare avanti iscrivetevi al canale, che invece qua non si parla di prezzi perché giuro è gratis, clicchi iscriviti e non costa nulla. Buon video. Ok, mi è appena arrivata una scatola con un po' di ordini. Quanta bella robetta! Questa è tutta la roba che ho preso, per farvi capire anche un attimino che tipologia di prodotti producono, divisi in power bank e caricabatterie. Allora, ho scelto 7 prodotti che sono divisi tra power bank, caricabatterie o caricabatterie con funzioni particolari. Dunque, andiamo per ordine, partiamo dal più piccino, Anker 5. Questo è uno dei miei preferiti, continuo a comprarne uno dopo l'altro perché è un caricabatterie Type-C e sappiamo bene che negli ultimi dispositivi non lo danno mai in dotazione, però questo è molto piccolo, ha la parte che entra nella presa che lo fa rimanere quasi a filo e soprattutto abbiamo un prodotto affidabile. Solo per farvi capire, questo caricatore 30 watt equivale a un tradizionale caricatore 30 watt più grande e funziona molto bene perché abbiamo la tecnologia IQ terza versione per la ricarica veloce e la protezione del dispositivo che va collegato, quindi tutti i nuovi telefoni di ultima generazione, compresi gli iPhone 15 che hanno la porta Type-C. Lui si chiama Nano 3, la differenza dal Nano 2 che vi avevo presentato poco tempo fa in un altro comprato e consigliato, sono entrambi da 30 watt, il Nano 3 è ancora un pelino più piccolo, vedete? Leggermente più stretto. Lui esiste bianco, viola o nero, questo è il bianco, il nero arriva come questo, quindi con questo nero opaco. Chiaramente lo alimentiamo, porta Type-C, con 30 watt carichiamo un dispositivo Android in carica rapida o chiaramente gli ultimi iPhone 15 con porta Type-C e abbiamo la sicurezza di utilizzare un caricatore di qualità. Altro caricatore, e notate che tutti gli imballi dei prodotti Anker mi piacciono perché qui abbiamo carta, poi abbiamo questo supporto e fa parte dei materiali riciclabili, una bustina ridotta al minimo e qui abbiamo la versione più evoluta del caricatore con tecnologia IQ se abbiamo delle esigenze diverse, perché qui in un dispositivo che obbligatoriamente è più grosso abbiamo però la possibilità di caricare 3 dispositivi contemporaneamente. Qui abbiamo una porta USB Type A da 22.5 watt e 2 porte Type-C da 65 watt, quindi in una dimensione piuttosto ridotta per quello che ci dà in uscita abbiamo la possibilità di gestire 3 dispositivi contemporaneamente. Lui è il 735, costa 35 euro e chiaramente una volta alimentato abbiamo la possibilità di caricare 1, 2, 3 dispositivi contemporaneamente che possono essere un Android, porta Type-C, un iPhone 15, porta Type-C e un altro dispositivo qualsiasi. Quindi ricarica, ricarica e ricarica. Come vedete ora abbiamo una carica normale perché abbiamo le 3 porte impegnate. Togliamo la tipo A e automaticamente, sfruttando solo le 2 porte Type-C, mi va in ricarica rapida con entrambi i dispositivi sulla porta Type-C collegati in carica. Poi iniziamo con le robe un po' più particolari.
Questa è una power bank molto particolare, perché vedete che abbiamo questa parte magnetica che, sempre sfruttando il magnete e questa parte, ok, che si attacca, riusciamo a creare uno stand che in realtà è una power bank da 5000 mAh, ricarica tramite porta Type-C, cavo Type-C da entrambi i lati in dotazione, ma la particolarità è che oltre a fare da stand, qui abbiamo l'universalità del MagSafe, quindi possiamo usarlo come stand per ricaricare il nostro iPhone o possiamo attaccarlo direttamente al telefono per sfruttarne l'effetto calamita e i 5000 mAh di accumulo interno. Qui sul lato, come vedete, abbiamo 4 LED che indicano lo stato di ricarica, la percentuale residua e l'attivazione con il pulsante. Lui si chiama 622, costa 35 euro, esiste in 4 colorazioni, questa si chiama Interstellar. Chiaramente la funzione MagSafe funziona con qualsiasi telefono della serie Apple, attaccandolo direttamente sulla back cover, parte la ricarica, quindi il telefono che va in carica, nel mentre ci segnala tramite i LED qual è la percentuale di carica della batteria. Se invece vogliamo usarlo con una cover, chiaramente bisogna usare una cover con il MagSafe. Telefono dentro la cover, stesso sistema, lo possiamo attaccare dietro e ce lo portiamo in giro, diventa un tutt'uno col telefono ed è anche un magnete bello potente, o allo stesso tempo lo possiamo usare come stand, in questo modo, attaccando il nostro telefono che va comunque in carica. Chiaramente questa power bank, se ce l'abbiamo dietro e dobbiamo prestarla a qualcuno che magari non ha un iPhone o non ha comunque la ricarica wireless, possiamo tranquillamente usare la porta Type-C che serve per ricaricarlo, ma è anche un'uscita per caricare un qualsiasi telefono tramite porta Type-C, ma non in ricarica rapida. Molto versatile, molto piccolo, il fatto che possiate tenerlo attaccato al telefono anche magari mentre siete in conversazione vi dà la possibilità di avere un'espansione notevole della batteria del vostro telefono. Qui abbiamo 5000 mAh su un telefono come l'iPhone 15 base che ne ha di batteria 3350, quindi abbiamo oltre una carica completa. Altro power bank, anche lui imballato con materiali che non sono plastici, ma anche questa parte protettiva vedete che comunque si strappa perché fondamentalmente è sempre di carta. Questo è un power bank però con delle particolarità. Allora, intanto si ricarica in modo veloce a 30 watt in circa un'ora e mezza perché ha un accumulo interno da 10.000 mAh. Quali sono le particolarità? Allora, innanzitutto abbiamo la connessione Type-C. Questo non è un laccetto, ma questo è un cavo Type-C integrato, vedete, scorre in questo modo. Non abbiamo il problema di doverci ricordare di avere il cavetto dietro, perché mentre lo trasportiamo a mano o perché no in una borsetta con questo che funge anche da laccetto, abbiamo sempre il cavo disponibile. Pulsante d'accensione, display, guardate che bello, spegniamo le luci, il display che rimane sotto questa superficie vi indica la percentuale residua o lo stato di ricarica. Questo che è il cavetto che fa in e out, ossia serve per caricare ma anche per caricare la power bank stessa, permette di gestire fino a 30 watt in ingresso e in uscita, ma poi abbiamo anche in alternativa altri 30 watt sulla porta Type-C diretta o la porta Type-A. In un case molto elegante, molto compatto, un accessorio che diventa praticamente indispensabile soprattutto per telefoni che non hanno una grossa autonomia di suo. Il bello di avere tutti questi accessori è che vi posso far vedere in diretta come funzionano anche tra loro. Vedete che si attiva il display e mi dice che è al 26% e che sarà carico con questa potenza in ingresso tra 51 minuti. Oppure, sempre con il 26%, possiamo collegare anche un telefono che non è un iPhone, va in carica rapida e mi dice che in questo caso col 26% con questa potenza in ricarica abbiamo 36 minuti di autonomia. La ricarica rapida di questo dispositivo sarà terminata molto prima dell'autonomia che ha lui stesso. Con i suoi 10.000 mAh di batteria interna e un telefono magari da 3-4.000 mAh di batteria riusciamo a fare anche più di 2 cicli di ricarica. Chiaramente anche con iPhone sul display compare la percentuale residua
è l'autonomia in base ai watt che stanno uscendo. E molto mi piace veramente tanto questo display montato sotto la plastica. Mentre carichiamo un telefono possiamo caricarne un secondo, tramite la porta Type A addirittura un terzo. Chiaramente l'autonomia scende, mi dice che in questo caso siamo al 99% e abbiamo circa 1 ora e 20 di autonomia con i suoi 10.000 mAh e questi 3 dispositivi che si stanno ricaricando contemporaneamente. Costa 45,99 €, questa è la colorazione nera, esiste in altri 3 colori. Altro caricatore, cavo Type-C in dotazione. Qui abbiamo di nuovo una tecnologia magnetica con il MagSafe, guardate che bello anche questo, in un case, in una struttura diversa, perché qui abbiamo lo stand, ma abbiamo chiaramente la possibilità di attaccarlo anche sul retro del telefono. Attenzione, spellicoliamo. Chiaramente crescono le dimensioni, cresce il peso, perché qui abbiamo il doppio della capacità rispetto a prima. Qui abbiamo 10.000 mAh, il solito display come quello che abbiamo appena visto con la percentuale residua. Quando lo mettiamo in carica ci dà il tempo di ricarica, quando lo usiamo come power bank ci dà il tempo di autonomia. Quindi mettiamo in carica, si accende il display, mi dice che è in carica e con la potenza che abbiamo in questo momento in ingresso sarà carico tra 1 ora e 57. Chiaramente si può mettere in carica anche un telefono che non è un iPhone, ma non riusciamo a sfruttare la tecnologia MagSafe per tenerlo attaccato magneticamente. Vedete che in questo caso sul display mi notifica che stiamo inviando energia 26%, ossia 3 ore e 20 con questa potenza in uscita. Salgono le dimensioni, ma iniziamo ad avere un dispositivo che ci dà anche la possibilità di sopravvivere magari tranquillamente 2 o 3 giorni col telefono senza avere nessuna fonte di ricarica. Stesso funzionamento della versione da 5.000 mAh, di diverso abbiamo la struttura che integra questo supporto per tenere il nostro telefono attaccato. Stesso discorso delle cover compatibili con il sistema magnetico, possiamo portare in giro anche lui, chiaramente aumenta lo spessore, ma abbiamo 10.000 mAh, che vuol dire 3 cicli completi di ricarica per un iPhone 15 base. Non abbiamo più i ledini, ma abbiamo un display che mi dice che l'energia sta uscendo, che siamo al 100% e che con questa potenza di ricarica abbiamo 3 ore e 44 di autonomia. Nel mentre la porta Type-C fa anche da uscita, quindi mentre carichiamo in wireless il nostro telefono attaccato magneticamente possiamo caricarne un secondo e va ad aggiornarmi l'autonomia residua in base alla potenza che sta dando con le 2 ricariche. Costa 79,99 € a prezzo pieno, ma ci sono già dei coupon e mi raccomando guardate il video fino alla fine per avere un'autonomia di ricarica che inizia a diventare veramente importante per i dispositivi moderni di oggi. Qui poi arriviamo a 2 tecnologie superiori, perché passiamo a dei power bank che in realtà sono dei veri e propri accumuli portatili, perché arrivano delle potenze molto alte, 140 watt per lui e 250 watt per lui. Qui vuol dire alimentare anche dei MacBook, dei portatili Dell, insomma dispositivi che hanno bisogno di più potenza in ingresso per l'alimentazione. Questo è il 737. Compatibile con tutta la gamma Apple e anche Samsung, ricarica ad alta velocità 140 watt, in uscita abbiamo porta USB tipo A 5 volt 3 A, 9 volt 2 A, 12 volt 1 A e mezzo, 18 watt massimi su questa porta, poi abbiamo le USB-C che sono output e input, quindi ingresso e uscita, 5 volt 3 A, 9 volt 3 A, 15 volt 3 A, 20 volt 5 A e 28 volt 5 A, per un totale di 140 watt massimi con i 5 A sul 28 volt e sfruttando un accumulo, una batteria interna da ben 24.000 mAh. Chiaramente qua parliamo di un bel bastioncino, però quando abbiamo realmente bisogno di avere una batteria trasportabile per tutti i nostri device, anche i più energivori, abbiamo bisogno di portarci dietro lui con il suo cavo Type-C ad alta potenza, la custodia Anker che mi permette di proteggerlo perché comunque è un oggetto che inizia ad avere già il suo valore, lo portiamo in giro nello zainetto ma perché no nella borsa, e qui abbiamo
un bel gioiellino tecnologico, sembra di avere in mano un lingottone veramente. Sempre queste bellissime finiture dei prodotti Anker, display che sarà qua sotto, tipo A, Type-C che fa solo uscita, Type-C che fa ingresso uscita, display 23%, i display sono uguali, danno lo stesso tipo di informazioni per tutti i dispositivi, ma qui siamo più evoluti perché abbiamo la percentuale, il tempo rimanente e poi abbiamo anche i watt segnati su ogni singola porta. In questo momento sto caricando dalla porta Type-C numero 1 a 28 watt, ma potrei avere anche 14 watt in uscita sulla porta Type-C numero 1, 6 watt in uscita sulla porta Type-C numero 2 e 2 watt e mezzo sulla porta tipo A. Con questa configurazione, guardate che bello sto display, e la sua percentuale residua mi dice che abbiamo un'autonomia di 1 ora e 35. Questo è proprio un bel pezzo. Bene, proviamo questi 24.000 mAh con 140 watt di potenza. Attacchiamo un telefono in ricarica rapida e vedete che mi segna sulla Type-C 2 12.8 watt in uscita. Attacchiamo un altro tablet e vedete che mi segna sulla tipo A 10 watt in uscita, 16 e 10 siamo a 26. Attacchiamo un computer, un portatile Dell con porta Type-C e vedete che mi segna sulla porta 1 2,4 watt, ma saliranno di sicuro. Adesso questo me lo sta ricaricando a 45 watt. Non ho altri dispositivi energivori per arrivare ai 140 watt totali, ma vi posso far vedere questo bellissimo display, percentuale, autonomia, i watt di ogni singola porta, ma soprattutto se premiamo entriamo in un altro menu dove ci dà la temperatura, un sacco di altri dati. Poi andando avanti possiamo scegliere se attivare o meno lo spegnimento dello schermo, quindi tenendo premuto passiamo su off. In questo modo lo schermo rimane acceso e non si spegne fino a quando non avremo premuto di nuovo il pulsante o non avremo attivato lo screensaver, lo spegnimento automatico. Questo può servire se dobbiamo tenere sempre sott'occhio cosa sta caricando e a quanto sta caricando. Questo è un bel bestione, sicuramente per chi fa contenuti, ha bisogno di ricaricare droni, telecamere, eccetera, eccetera, eccetera. Questo power bank che si chiama 737, che costa a prezzo pieno circa 110 euro, ma tenete d'occhio i coupon e vi ricordo, guardate il video fino alla fine, sicuramente può aiutare ad avere una riserva di energia molto molto importante. Nelle informazioni vedete che ci dà addirittura i cicli di ricarica, insomma tante informazioni. Rimettiamo lo screensaver tenendo premuto qui, dopo qualche secondo lui si spegne ma continuerà a ricaricare. Ma il pezzo forte del video di oggi è lui, perché qui arriviamo a 250 watt di uscita, 27.650 mAh, abbiamo anche un'app per gestirlo, compatibile con qualsiasi cosa praticamente, ingresso sulla Type-C che può arrivare fino a 5 A sul 28 volt o con la base di ricarica a 21.5 volt 4.6 A. Le due uscite tipo C che sono identiche vanno da 5 volt a 28 volt fino a 5 A e l'uscita Type A che arriva fino a 12 volt 1 ampere e mezzo. In totale questo oggetto qua può darci fino a 250 watt di potenza. Vediamo prima gli accessori in dotazione: cavo tipo C ad alta potenza, sempre la custodia che cambia per dimensioni e colori, sempre marchiata Anker con l'accetto di chiusura, fino ad arrivare al nostro gioiello. E voilà, questo sì, questo è il mio lingotto d'oro. Qua non badiamo a spese, più o meno abbiamo il case dell'altro, una finitura un po' più lucida, un po' più premium sulla parte nero lucido qui davanti, tutto il case grigio con questa parte laterale che in realtà è piena di piccolissime righe che aiutano molto nel grip. Le due porte Type-C e entrambe fanno in e out, non solo una, e la porta Type A. Ricarica. Si accende il display, qui merita spegnere la luce, vedete che c'è proprio un boot perché qua c'è proprio un software che viene caricato. Siamo in ricarica, sta caricando tramite la Type-C a 30 watt, in questa configurazione sarà carico fra 3 ore e 40. Qui sotto abbiamo la contatteria per la base di ricarica che va presa a parte, tutti i marchi del caso e la certificazione Bluetooth, perché qui abbiamo anche un'applicazione. Simbolo del Bluetooth lampeggiante, lo lasciamo in carica.
Andiamo sul nostro store, cerchiamo Anker, troviamo direttamente l'app Anker, la installiamo. A few moments later. Apriamo l'app, avete la possibilità di creare un account o ad esempio utilizzare quello direttamente di Amazon. Aggiungi un dispositivo, diamo il consenso alla ricerca col Bluetooth, vedete che viene trovato il Prime Power Bank, viene aggiunto il dispositivo, potete cambiare il nome. Qui dice che abbiamo già addirittura un aggiornamento firmware per il power bank, che chiamarlo power bank è riduttivo, facciamo che aggiornarlo, accertarsi di una ricarica che sia almeno il 30% e non ci siamo, rimandiamo l'aggiornamento a quando sarà più carico, ma lo facciamo comunque insieme. Vedete che abbiamo anche una bellissima interfaccia grafica perché sembra di usare un impianto fotovoltaico. Abbiamo l'accumulo che è in ricarica, mi dà la percentuale in crescita con anche il centesimo, quindi 3.41. Quale porta stiamo usando e i watt che stiamo in questo caso immettendo. Dati in tempo reale abbiamo l'ingresso totale e l'uscita totale. Qua abbiamo addirittura una possibilità di controllare un telefono, un laptop, un tablet, una telecamera, un qualcosa a cui possiamo dare un nome, immettere la capacità della batteria e indicando la percentuale dello stato della batteria possiamo fare uno storico per quindi creare il numero di ricariche disponibili con quel dispositivo. Fantastico. Nelle impostazioni abbiamo la possibilità di scegliere il tema, quindi se visualizzare il tema 1 o il tema 2. Questa è sempre la configurazione del numero di ricariche disponibili per il dispositivo che viene configurato. Abbiamo la possibilità di gestire la ricarica ottimizzata. Quindi in un tempo impostabile possiamo ridurre la potenza in ingresso per prolungare la durata della batteria, o la stessa cosa possiamo farla in uscita, quindi ridurre la potenza in uscita per allungare la durata della batteria del dispositivo che stiamo caricando. Una volta abilitata l'opzione possiamo impostare l'orario e se va ripetuto ogni giorno. Qui possiamo decidere se gestire il Bluetooth del dispositivo in un determinato tempo nonostante sia un Bluetooth con chip a basso assorbimento di potenza. Possiamo cercare il dispositivo, quindi se non lo troviamo, non sappiamo dove l'abbiamo messo, avviamo la ricerca. Vedete che il dispositivo inizia a suonare in modo da poterlo trovare. Non è così piccolo, ma vi garantisco che determinati generi di utenti potrebbero perdere anche lui. Interrompe ricerca, nome del dispositivo, stato della batteria, seriale, aggiornamento del firmware che faremo più tardi. Questo è il massimo, il non plus ultra di dispositivi portatili power bank, ma chiamarlo power bank è riduttivo. Non ho preso la base di ricarica, mi spiace, però costava già parecchio lui, direi che va bene così. Lo faccio caricare e poi facciamo anche l'aggiornamento firmware, vediamo come funziona. Allora, Power Station, sì, Power Station. Power Bank, ormai mi viene da chiamarla Power Station perché ha più funzioni di alcune Power Station che abbiamo provato. Al 100%, apriamo l'app, proviamo a fare l'aggiornamento, tempo che si connette il Bluetooth, aggiornamento del firmware, cosa c'è di nuovo, risolve alcuni problemi e ottimizza le prestazioni, quindi di fatto non troveremo niente di particolare, vedete che fa il download, compare anche l'informazione dell'upgrading in corso di attendere. One eternity later. Fase finale, riavvio del dispositivo. Ok, aggiornamento riuscito, siamo connessi. Qui non cambia praticamente nulla, il display è sempre uguale, stesse opzioni di prima, non vedo nessuna differenza. Diamo un'occhiata anche all'app, è praticamente tutto uguale, non abbiamo impostazioni particolari. Volevo ancora vedere il tema che non abbiamo visto prima. Ok, abbiamo la versione 1 dove ci scrive semplicemente la porta e i watt, oppure l'opzione 2 dove ci fa vedere la porta, i watt, i volt e gli ampere. Beh, visto che abbiamo il display che comunque è leggibile, sicuramente è meglio il tema 2. Numero di ricariche disponibili, stesse cose di prima, luminosità, autospegnimento dello schermo, visualizza orologio. Attiva questo interruttore per far sì che lo schermo del dispositivo passi alla visualizzazione dell'orologio dopo il periodo del timeout. Questa funzione è operativa solo durante la ricarica, che comunque può essere interessante. Stato porta, possiamo configurare la Type-C 1 come ingresso uscita, solo ingresso o solo uscita, per sempre o per un utilizzo. Questo in determinati casi può servire.
Trasmissione automatica del Bluetooth c'era già, trova dispositivo c'era già, nient'altro di particolare. Quindi 27.650 mAh per 250 watt continui di potenza, che sono un valore importante. Anche qui non ho abbastanza dispositivi per verificare effettivamente questa potenza disponibile, ma state pur certi che se Anker dichiara questo raggiungeremo. In questo momento stiamo dando sempre 43 watt su una porta, 13,5 sull'altra e 6 sulla prima. Vedete che qua c'è il quarto quadratino della base che chiaramente non c'è e non viene indicata. Andando avanti col menu possiamo avere la possibilità di visualizzare la percentuale residua, la temperatura, impostare invece il timeout dello schermo a 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti o 30 minuti. Con il doppio tap cambiamo i valori, singolo tap andiamo avanti nel menu, possiamo alzare la luminosità, il contrasto del display per tornare alla schermata principale. Chiaramente quello che abbiamo display lo possiamo visualizzare anche da applicazione 31, 11.7 e 3.6, dove abbiamo anche tutte le altre opzioni che abbiamo visto prima. Ho voluto poi provare a vedere se reggeva lo spunto del saldatore portatile, quindi lo facciamo scaldare. Vedete che me lo alimenta a 30 watt senza problemi e me lo porta in temperatura. Questo gioiello della tecnologia come power bank, che in questo momento vedete è salita la ricarica del portatile perché l'ho acceso, quindi 60 watt, 15 watt e 3 watt, costerebbe 136 euro a prezzo pieno. A un certo punto ci sono detto ma vaffanculo, ho fatto 30, facciamo 31 e ho ordinato ancora un pezzo. Non potevo lasciare questa meraviglia di power bank senza la sua base di ricarica dedicata. 100 watt di uscita massima, 3 porte USB, pin di connessione, null'altro di particolare. Eccola qui, tra l'altro un bel mattoncino, bella pesante, non è proprio solo una contatteria, ma all'interno c'è tutta l'elettronica di un caricabatterie evoluto con tutte le funzionalità Anker. Ingresso per il 230 volt diretto, frontalino con la sua pellicolina, contatti per la power bank, ma abbiamo anche un'uscita tipo A e 2 uscite Type-C direttamente ad alta potenza per alimentare anche computer, Mac, qualsiasi cosa che abbia la porta Type-C, fino a un massimo di 100 watt. 4 piedini antiscivolo, cavo di alimentazione con spina Schuko, molto particolare, piatto, carino, lungo 1 metro. Alimentiamo quindi la nostra base alimentata, power bank che in questo momento sta alimentando 2 periferiche 40 e 4 watt. Nel momento in cui collego la base, che è anche magnetica, alla power bank, vedete, dice che quando la power bank è collegata alla base non possiamo usare le uscite di potenza del power bank, che infatti va in modalità di ricarica prelevando direttamente dalla base. Cambia tutta la modalità di lavoro e infatti in questo momento stiamo caricando la power bank tramite la base. Possiamo chiaramente usare le porte direttamente della basetta per mettere in carica i nostri 3 dispositivi, porte della base che sono sempre funzionanti indipendentemente dalla presenza o meno della power bank da caricare. Ora mi sta dando 38 watt alla power bank. Su questo display in realtà c'è solo un simbolo circolare che lampeggia quando sta caricando, non ci dà nessuna informazione su quelli che sono i valori di ricarica in uscita. Quando ha finito di caricare base la stacchiamo e continuiamo comunque a tenere in carica i nostri dispositivi. Costa 50 euro. La basetta ha poi trovato ubicazione ideale qua nella mia postazione insieme a tutti i miei gingilli, quindi arrivo, la attacco alla base, va automaticamente in ricarica, mi dà tutte le percentuali, le cose in tempo reale, poi dopo un po' va via il display e nel mentre vi faccio vedere che essendo andata giù di batteria in questo momento sta caricando a 100 watt. Quando è giù sotto il 90%, 95% quello che è, carica a 100 watt e man mano va a scendere come abbiamo visto prima. Se invece attivate la ricarica ottimizzata, che può essere gestita in orari oppure sulle 24 ore, perché magari sapete che la power bank la lasciate in carica sempre con calma e la prendete solo quando vi serve, allora in quel caso vedete che carica a 18 watt, non 100, anche se la percentuale residua è bassa.
display che vedete si disattiva e va in modalità orario. Chiaramente la scrive in formato inglese, non c'è modo di cambiarla, ho controllato, però può essere una cosa simpatica, oppure lo disattivate e continuate a visualizzare le informazioni. Per toglierla, se tentate di tirarla via, il magnete fa un po' resistenza, basta inclinarla un pelo e può venire al lavoro con voi. Bene, vi ho fatto vedere un po' di roba. Il power bank da 250 watt sicuramente è una bomba, quello rimarrà fisso sulla mia scrivania. L'altro da 140 in realtà l'ho preso per un cliente, ve l'ho fatto vedere. Tutte le altre cose, qualcosa dovevo prendere, qualcosa no, magari farò qualche regalo. Anche voi, se avete da fare qualche regalo, quelle power bank con 2 o 3 particolarità diverse possono essere anche un'ottima idea, perché ormai si fanno regali tecnologici, quindi perché non regalare un power bank, mentre quelli grossi sono se effettivamente ne avete bisogno o se dovete fare un regalo grosso. Ma soprattutto aspettate il Prime Day, perché arriveranno sconti fino al 50%. Io non li so in anteprima, ma sono sicuro che queste cose andranno sicuramente in forte sconto. Questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, un bel like. Prossima rubrica, magari cercherò di fare un comprato e consigliato su qualcosa, tornando magari sul fai da te o roba elettrica. Vediamo, qualcosa riusciremo a fare. Grazie a tutti. Ciao da Massi Dattoli.